Ciao a tutti. Ciao Bruna. Vediamo. Ciao. Ciao. Ciao, buona giornata. Buona giornata anche a te. Allora, vediamo un attimo. Partecipanti. Ah, siamo io e te. Ah, io e te? Ah sì, Per il facciamo così. momento? Per il Facciamo momento così sono io e te e io. basta. Boh, va bene. Perché no? Perché no? Arriverà qualcuno? Ma speriamo, eh? Sì. Allora. Oggi è una cosa un po' particolare, ma Sì. vedremo. Ma speriamo bene, speriamo vada tutto bene, perché no, sono un po' preoccupato per la linea. Lo so, hai ragione. Quelle linee Che sono fatte. Già Calcutta. funzionano così qua, figurati. Da qua a Calcutta più che altro non lo so Eh, che livelli di internet abbiano, poi insomma non lo so, non è so. una città. Ciao Rosalba, ciao Ilaria. Ciao. Stoppo il recording e lo riavvio dopo. Beh, lo tengo avviato dopo, casomai taglio questa parte qui quando vi mando la registrazione. Il microfono mi sentite bene o è troppo alto, No, no, distorce? no, no, è Ciao chiaro. Marco, Ciao, benissimo. ciao ciao. Ciao Elisa, ciao Graziella. Difficilissimo oggi, eh? Sì, difficilissimo anche per me. Ciao, ciao Andiamo Charlotte. bene. Tradurre tutto. Tutto un programma Sì, allora oggi. sì, non è neanche facile perché chiaramente con l'indiano non è proprio Eh, come stupendo, l'inglese però voglio dire. così semplice. Speriamo che la connessione ci sia costante. Sì, sì, speriamo quello. Io spero vivamente. Eccola qui, è entrata. Io spero Wow. vivamente di fare, di riuscire insomma a gestire. Vediamo se riesco a farvela vedere. All'italiano. Eccola qui. Oh, che carina. Hai Sanghamitra? Ma gli indiani sono tutti belli. Carina, sì. Una bella ragazza. Sì. Giovane. Sì, Si molto vede. bene. Just mute your mic, Shanga. Are you able to unmute? Questo è il marito, vediamo. Sto registrando. Ok, beh, intanto vi attendiamo. Allora, lei dovrebbe collegarsi. Mi pare che per adesso la linea sia buona. Mi pare che si veda bene, eh? Sì, La abbastanza, sì. sua... Non Benissimo. riesce a smutarsi. Are you able, Shanga, to unmute you? Can you hear me? È sparita la camera. Are you able to unmute you? No. You are mute. We cannot hear your voice. Eccola. Now It's okay? now. Ciao. Yeah, perfect. Ah, sentiamo. Hi, Sanghamitra. Hi. Hi. Just let me fix the phone for the streaming of this. Yeah, Okay? perfect, Let me- perfect. I just was introducing you for all the people. Okay. Sanghamitra, no, vi dicevo, è un artista molto interessante, molto giovane, e indiana a Calcutta, e lei mi ha molto stupito per il suo modo molto fresco di dipingere paesaggi anche complessi. Lei è una paesaggista. Vi chiedo di mutarvi se potete, poi vi smutate quando volete. Vediamo, allora vi muto io se volete, se no mutatevi voi. Lasciamo solo Sanghamitra. Poi se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda in inglese può andare direttamente. Altrimenti usiamo la chat, la chat solita, che così eventualmente io traduco le domande in inglese, insomma gliele faccio io per voi. No, dicevo, lei è un artista molto interessante, ci ha stupiti molto per il suo metodo appunto fresco di fare paesaggi, è una paesaggista, e oggi ci teneva a farci vedere una sua interpretazione di come lei dipinge Venezia. Quindi vediamo se riusciamo a... Buongiorno. Buongiorno Alfredo. Vediamo se riesce intanto a posizionarci bene. È la prima volta credo che lei utilizzi Zoom, di solito lei utilizza Google Meet.
কোনটায়? ওই তো রয়েছে জুম জয়েন করেছি। Ecco, possiamo sentire anche un po' di Impareremo anche l'indiano oggi. indiano. Sì, oggi abbiamo anche un po' di indiano. Lei la potete trovare, potete vedere tutti i suoi acquerelli su Instagram, il suo account Instagram, ve lo dico facile, è Sanghamitra Art, mi sembra. E vi consiglio di andarvelo magari a guardare, e c'è anche su Facebook, sempre Sanghamitra, la trovate. E insomma, ecco, vi dicevo che lei è una paesaggista molto, molto interessante. Beh, mi metto io finché non riusciamo. Dicevo, e oggi faremo l'acquarello finale che andiamo a fare oggi, appunto, è questa vista di Venezia. Poi in precedenza, prima però lei vuole farci, non so se avete letto sulla mail che vi ho mandato, nella mail che vi ho mandato, lei prima vuole fare un'introduzione anche al suo metodo compositivo per creare la composizione e come lei approccia il layout grafico, come disegna il soggetto. Vi abbiamo chiesto tuttavia ieri di preparare il soggetto, perché lei, da quello che ho capito, ovviamente non è facile anche accordarsi facilmente, quello che ho capito lei l'ha già preparato, perché lei mette molti dettagli, quindi ha detto sarebbe stato troppo lungo durante il video fare tutto il mio disegno, quindi ha chiesto che voi vi preparaste il soggetto come lo interpretate voi. Nel caso in cui durante la spiegazione che lei andrà a fare ci fosse qualche modifica da fare per sistemare il soggetto, sistematelo senza problemi, insomma, quindi magari preparatevi anche per fare qualche aggiustamento nel vostro disegno a matita. Importante anche che vi prepariate un foglio o due prima, in maniera tale da poter fare anche questi esercizi di composizione, di layout che lei vuole farci vedere. Farà qualcosa anche sui valori tonali. Vediamo, sono molto curioso perché ho visto che lei fa molte lezioni e quindi suppongo sarà roba interessante. Cercate cerchiamo di prendere il massimo da quello che lei va. Vediamo se riesco a vedere il suo video. Vediamo se adesso... Ah sì, si vede anche il video. Adesso è messa sul video. Shanga, now we can see your paper. Perfect. Yeah, you Perfectly. can see. Yeah, just a Yeah. minute. Can I ask you to, if you can just speak louder? Or... Can you hear me? Yeah. Is that If you clear? speak... Yeah. Yeah. It's clear. And another small thing, you have to wait after a phrase or two, my translation in Italian, if it's not a problem. Yeah, okay. I just speak some time and I stop, then you just translate it and then Perfect. again I start. Yeah, Okay. perfect. If you want to introduce you, I just switch to your face. Okay. Okay. If you want to say something about your work, Yeah, about definitely. you. Yeah. Hi everyone. Good morning. I'm Sanghamitra Roy Majumdar. I'm from India. I'm a watercolorist, and I'm really extremely thankful to Onda Creativa and especially Marco for providing this wonderful platform and inviting me to do this workshop. And for these today, I'm working with some landscape painting. Hope you all enjoy, and I think Marco already shared some agendas with you that we are going to cover. So thank you so much. Yeah. Ok, let me translate. Ciao a tutti, sono Sanghamitra, sono una querellista dall'India. Sono molto felice di essere qui con voi, ringrazio Onda Creativa. Vabbè, queste sono cose che vi ripeto, ma insomma si erano abbastanza capite. Oggi faremo appunto un acquerello, andremo a guardare un acquerello sul paesaggio, come vi avevo già anticipato, e ci introdurrà un po' alla sua tecnica. E ecco, mi aveva chiesto 2 o 3 volte se avevo condiviso con voi la sua agenda per oggi, quindi quello che vuole fare in termini tempistici. Io spero l'abbiate letta, insomma ve l'ho condivisa in inglese, ma era abbastanza chiara, ecco. Perfect. Yeah. Okay. So am I start, Marco? Yeah, you can start. Yeah. Okay. So today I divided my workshop in 3 different sessions. First 2 sessions will be covering
some theory section, maybe some knowledge we have to know before starting a watercolor. Especially, I planned my workshop for how to plan a watercolor painting. This thing I will cover within 2 sessions, and the last session will be my live demonstration. Ok, yeah. Ok, come avete letto la mia sessione, il mio workshop di oggi sarà diviso in due sessioni. Inizialmente ci farà vedere appunto come lei fa il suo, come pianifica, come progetta l'acquerello, e quindi sarà una cosa molto interessante. Magari cercate anche voi di fare qualche schizzo così da seguirla, e nella seconda parte della sessione ci farà vedere proprio la sua demo, il suo acquerello. Essendo tanta carne al fuoco, vi chiedo di provare a stare dietro per quanto possibile durante la diretta. Tenete conto che poi vi mando la registrazione e potete tranquillamente terminare tutto anche in un secondo momento. Quindi oggi c'è tanta roba da fare, provate a starci dietro, ad essere un po' più dinamici. You can go, Changa. Yeah, okay. Yeah, so before starting any related to theory, I just want to share and introduce some of my art materials that are my collection and my choice. Let me first introduce my brushes. Marco, is that visible to everyone? Now I am switching. Yeah, the screen. Yeah. Yeah. So lasciatemi introdurre il mio materiale. Questi sono i miei pennelli. Okay. This is a Hague brush, and one thing I should say, all of the brushes is the natural hair, because for the watercolor you need natural hair, not artificial one. When the brush is soft, your painting will be more softer. Okay, that's why I choose all the brush, whatever the brush type, the hair is natural hair. Ok, lasciatemi iniziare dicendo che lei lei utilizza solo pennelli naturali di pelo naturale e non sintetico, perché lei ama molto la leggerezza, il fatto che il pelo naturale rende l'acquerello molto soffice, molto morbido, e quindi lei utilizza appunto questa tipologia di pennelli. Can go? Yeah. See these 3 type of brush. These 3 brushes are all Hague brush. This is from Herend, and this is I bought this from online. But these 2 are goat hair, and this is aqua fine hair from Herend, and this is called Hague brush. Hague brush also your good substitute of any kind of flat brush, and I normally use these brush for the bigger wash, mainly for the sky or maybe for the land. Anything I can use for the big wash. Ok, questi 3 pennelli che ci ho fatto vedere sono pennelli tipo Hake. Sono pennelli piatti, molto utilizzati. Anche Ron Ransom, un acquerellista molto famoso, li ha utilizzati per gran parte delle sue opere. Servono soprattutto per fare le grandi lavature, ad esempio lei li utilizza per fare i cieli e per fare tutto ciò che è grande. Sono ottimi sostituti, come vi dicevo, dei normali pennelli piatti. Ok. This is a second type of brush. I think you already know about this. This is the mop brush. I think any watercolorist, this is I think essential amongst all the brushes. Yeah. I think Marco also agree with me. Yeah. And this mop brush is the number 8. This is from Da Vinci, and these 2 are from Raphael, and this is a 5, and this is again a number 8. And all the brush is hair is natural, I already told. So it's a mop brush. Questi sono i suoi 3 pennelli mop, di tipo mop, sempre caricano molta acqua, sono i classici pennelli sempre da lavatura tondi, a punta tonda, alcuni Da Vinci, alcuni Raffaello, le misure le avete sentite. Okay, so these 3 brushes are Chinese brush. This one is a bamboo brush. Okay, and these 2 are Chinese brush. Chinese brush is something very nice to give. It's actually easy to handle, and you can use when you do some highlights
or do anything small areas when you want to cover, these Chinese brushes are very important. Okay. Lei utilizza questi 3 pennelli cinesi. Come sapete, i pennelli cinesi sono molto equilibrati e quindi sono facili da maneggiare, soprattutto perché loro li usano ad esempio per la calligrafia, no? Quindi sono pennelli che lei utilizza per fare piccole aree del soggetto, per fare punti fondamentali che abbiano la pennellata del pennello cinese, quindi parte calligrafica. Okay. So these two brush are rigger brush. This is from Skoda. Actually, for the rigger, this is the Aquafine brush, and this is for the good liner, to create lines from the pole, create where any highlights, or when I do the demonstration, you will get to know more about when I use this brush and which type of effect I can get from using this brush. These are very important. I think when you start to do a watercolor painting, you should have one flat brush, one mop brush, at least one rigger brush, and this is another small one. It's a round one. This is from Tintiroto, and again it's an Aquafine brush. So I think these are the essential. Gli ultimi pennelli di cui ci ha parlato, che ci ha fatto vedere, sono i pennelli tipo rigger. Servono fondamentalmente per fare le linee, per fare linee sottili, e caricano molto. I rigger lunghi caricano molto acqua, molto pigmento, molto acquarello, quindi permettono di fare linee molto lunghe e sono essenziali insieme appunto agli altri pennelli di cui ci ha parlato. Lei dice basterebbe avere un pennello piatto di tipo Ike, un pennello mop e un rigger per coprire il giusto set di materiale per dipingere l'acquarello. Okay, see, this is a knife. You can call it a spatula. I normally use this sharp knife for creating texture, like sketching, hatching. This kind of things I can create through this knife. So I think it's very interesting. It will create a very interesting texture, and it's fun to have. L'ultima cosa di cui ci parla è un coltello, in realtà è una spatola, lo chiamiamo spatola in italiano. Lei lo utilizza molto per creare le texture, quindi per creare variazioni sull'acquarello, sul colore steso, e tipicamente anche per rimuovere magari dei punti, per rimuovere il colore e fare quelle linee bianche molto interessanti. Anche Chen Chun Wei, per citarvi un acquarellista molto famoso, utilizza molto la spatola per fare quelle sue linee su sfondo scuro. Ok. So this is all about the brush. Now I want to describe about some paper. Okay. So see, I am not suggest you any brand. Rather, I told you to this type of brush you can buy for start your watercolor project. Okay. Okay, Sanghamitra, no problem. We know all of brands you have cited, so no problem. These are all renowned. These are all renowned brush. Yeah, you know. no problem. Yes. Ora ci fa vedere la carta. Ora ci parla della carta. Okay, so now I just want to show some papers. See, today's demo I am going to give on this paper. This is 300 GSM rough arches. Okay, and the size is 31 centimeter by 41 centimeters. Yeah. Okay, this I really love work with arches paper. And for I am a landscape painter, so I normally use rough texture for the paper. And of course, the GSM is very important. GSM is the weight paper weight. That is 300 should be the minimum GSM, so that you will get a best result. Ok, lei utilizza la carta Arche, la conosciamo tutti, 31x41, ruvida, perché lei, essendo un artista appunto di paesaggio, ha bisogno che la carta sia ruvida per rendere bene i texture. Importante che sia almeno 300 grammi. See, I will show you this paper. This is a handmade paper, and normally it's made in India, and it's very world famous paper. I think Marco also used this handmade, and again the texture is rough, and this paper has the 440 GSM, and the texture is rough. I normally use rough
because I really love to play with the grain of the paper. So that actually helps me a lot to create the texture and all effect in my landscape. L'ultima carta che ci ha fatto vedere è una carta molto interessante indiana, la trovate anche a Fabriano delle volte durante il Fabriano in acquerello. È una carta, l'ho provata anch'io perché me ne hanno dato un paio di fogli, è molto interessante, bella grossa, ruvida, ma proprio cotonaccia, vi dà l'impressione proprio di un bel materiale fatta a mano ed è uno di quei materiali indiani molto interessanti. Se vi capita un pezzo di questa carta, noterete che è molto divertente. Lei usa la carta grossa appunto per avere una bella gestione dell'acqua che non si pieghi, insomma. Okay, this is all about paper. Beside this handmade and arches, you can also use Canson, Monvol, also can use Fabriano, which all are very good quality paper. But the general thing, when you go for any paper for watercolor painting, that paper should be 300 GSM. If you go for landscape, then the texture should be rough and the paper should be good quality. If you go for any floral or maybe for the portrait, then texture might be a soft or fine grain also can you prefer. Dice ancora una volta, ci ha detto, vanno bene anche altre marche ovviamente famose, dice Fabriano, Canson, e è importante che ancora una volta ripete per i paesaggi utilizzate una carta grossa, almeno 300 grammi e ruvida appunto per il texture. Dice tipicamente per i fiori o per altre nature morte o cose del genere va bene anche una grana fina o satinata. Okay, so this is all about paper. Now just I want to share my palette. See, as a watercolorist, I always suggest my students to use very small palette. Small palette means limited palette. If you use less color, your painting will be look more sophisticated. I agree. Ci fa vedere la sua palette, i colori che lei utilizza. No, credo di non aver mai visto alcuni di questi tubetti, quindi è una cosa molto, molto nuova, altri li conosco. Lei dice il minor numero di colori utilizzate, chiaramente accuratamente scelti, più interessante e sofisticato sarà poi il vostro acquerello e anche riconoscibile, aggiungo io, perché chiaramente un acquerellista che usa sempre un solito range di colori si individua subito. Okay. So for the color, I think you have already knowledge about the color wheel. Color wheel, we divide the color wheel on the basis of the temperature. Some of the color are warm, some are cool. See, these are my warm colors. These are my cool colors. I normally use watercolors, all are professional artist grade, and I use from Sennelier, I use from Winsor Newton, and some of these color, this is Indian made, it's called Camlin. You may not get it in your place, but it's very good pigment. That's why I use. I don't go for any particular brand because each and every brand has some good qualities pigments. Okay, so may not all the pigments are not good from any of the company. So you can mix it according to your choice. Perfetto. Questa è la sua divisione della tavolozza come nella ruota dei colori. Sul lato sinistro potete vedere i suoi colori caldi e potete vedere come vadano sempre verso i colori freddi, quindi ci sono i gialli, ci sono i rossi, poi vanno verso i verdi, i blu e i colori via via più scuri. Lei utilizza un mix di differenti brand, di differenti marche di colori, non è una di quelle che usa solo un brand forzatamente, perché sostiene appunto che per alcuni brand siano interessanti alcuni colori e in altri brand altri colori. Utilizza anche dei colori indiani. Ora le chiedo se ci fa vedere a camera, giusto per curiosità. Can you put one of Indian color near the camera so we can see, because for us is new. Okay. The brand is Camel. Camel, yes. Camel. Ok, questi sono lei utilizza appunto anche questi colori che sono indiani, che da noi non ci sono, però che lei reputa di qualità professionale, sono comunque colori professionali. Okay, so just now I tell the name of the colors that I normally use in my palette.
See, this is from Sennelier. It's a warm gray. I really love this color. I actually use in every kind of portion in my landscape. So it's a warm gray. This is a Chinese white. See, I don't use white directly to mix with creating other color. Rather, I sometimes use to give a highlight, sometimes very soft, small touch of the white. Ah, so this is a very really good thing. Any white you can use, but I use Chinese white. It's indigo from Winsor Newton. It's raw umber from Sennelier. This is sepia. Sepia is a very nice brown color. It's actually kind of a mixed color. It's a little bit bluish, little bit brownish. So it's kind of mid-tone. It's a sepia. Yeah. Ok, da destra vi ripeto i colori se li avete capiti. Comunque c'ha un grigio caldo di Sennelier sulla destra, poi usa il Chinese White, quindi lo usa per fare gli highlight, per fare dei colpi di luce o per rendere soffice il resto del colore. Poi c'era indigo. Yeah, poi c'era poi c'era il terra d'ombra bruciata, mi pare. Yeah. Romber, E poi sepia che lei utilizza per i mid-tones per fare come colore. Ok. See, these two blue I use most of the time. This is a royal blue. This is a opaque, little bit of opaque, and this is a French ultramarine. This is from my local brand, but this royal blue is from Sennelier. Can you show me royal blue? Yes, because I can't understand the royal blue. Okay. Yeah, perfect. Yeah. Okay. A French ultramarine. So, yeah. Now this is, I think, Payne's Gray. This is the Payne's Gray. You can bought from any good brand, from Winsor Newton or any brand. They have their Payne's Gray. Payne's Gray is something, I think it's a neutral color. It will actually connect two tones, and you can create many different color by using this Payne's Gray mixing with other color. So that's why Payne's Gray is very important. Yeah. Payne's Gray lo conosciamo tutti, ovviamente ogni marca ha il suo tipo di Payne's Gray con il quale si possono fare molte sfumature. Ok. Yeah. Okay. Next is warm sepia. Warm sepia is something this is a darker version. This is a little grayish version of the sepia. Okay. And this is olive green. This is a Chinese white from Sennelier. From these are already I entered into the warm version of my palette. This is the burnt sienna, and this is a scarlet. As a red, I normally use this scarlet, and this is a Naples yellow. And Naples yellow again, little bit of opaque color, and rest of the color are transparent. Ok, ci ha citato il verde oliva, il sepia chiaro, poi lei utilizza il rosso scarlatto e il giallo Napoli. Giallo Napoli lo utilizza perché il giallo Napoli, come sapete, è un colore abbastanza opaco, quindi coprente, mentre tutti gli altri colori che utilizza lei sono trasparenti, a base trasparente. So this is all about my art materials. These are my collection, my choice. You can buy your own. You can make your own collection. So let's move on to the second part of the first session. Okay? Yeah, Sanghamitra, just one question from the chat. Can you show us the two grays you use? The first gray and think this gray. Yeah. It was the name was exactly warm gray. Warm gray. Yeah. Grigio caldo. Proprio, lo trovate in quasi tutte le marche. Questa è una domanda di Concetta. Thank you. Yeah, okay. So am I start with the second part of the session? Yeah. Okay. So let's move on to some theories, because for getting a good knowledge, so you should have some knowledge about theories related to the how to plan your watercolor.
See, I always told my participant that painting is something non-verbal storytelling. Allora, in questa seconda parte del workshop ci fa vedere come lei pensa come lei comincia a progettare il suo lavoro e come pensa alla composizione, perché la composizione è una parte fondamentale dell'acquarello, del dipinto. Okay. See, and as a painter, it's not our job to illustrate the world or depict it the way camera does, but interpreted by your own unique voice, what you will do through your paper. La cosa importantissima è non copiare esattamente quello che vediamo nella foto o nella realtà, ma è essere artisti, quello che diciamo sempre, cioè interpretare nel vostro modo, con la vostra voce, diciamo, artistica, quello che vedete. So, what subject I am going to choose and why I not, it's completely depend on me, because nobody can be same and we all are different. Your unique artistic voice, which is very personal, right? Today, yeah, Marco. Okay. Can I put your face so we can see you? Yes. During your speaking moment. Dice, questo è il modo in cui io scelgo il mio soggetto. Ognuno di noi è un artista e ha il suo tipo di voce, tipo di modo di dipingere, quindi questo è il modo in cui lei sceglie la sua opera. Yeah. So your unique artistic voice, which is very personal experience. Okay. So today I am going to share my own experience, which is coming through my past few years of connection with the subjects and the paper. So this is all about my experience. You will get to know, and so this how I transform them into my painting. So the things that are resonate with me, and I transform them through in a painting through paper. Quella che ci fa vedere oggi è esattamente la sua esperienza, quindi il suo modo di interpretare quello i soggetti che lei ha visto anche nella sua esperienza passata, nella sua vita passata. Quindi oggi vuole proprio farci vedere quello che è per lei la sua esperienza e trasmettere su carta quello che lei ha visto. So now it's a very important step when you start your painting. Either you can use a photograph as a reference, or you can go for plein air. So the main thing, you have to be very selective which objects you are going to put in your composition and which you don't. Okay, so it's a very critical decision, I think, and it's a vital decision. Then only your success of your composition completely depend on that thing. Perfetto. Importantissimo, quando voi scegliete se dipingere da una foto o in plein air, la cosa importante è, visto la scena che decidete di dipingere, selezionare gli elementi che andranno dentro, quindi gli oggetti che ci saranno, essere in grado di scegliere ciò che ci sarà e ciò che non ci sarà, in maniera tale da rendere armonioso e interessante anche il dipinto. So painting from a photograph is sometimes very risky. So this is the problem, because it's actually influence artists to do all the details, all the objects, all the buildings and all the figures. We are tend to do all the specific things, but our artist's job is to decide which you want to put in your landscape and which you don't want to. So these things you can get by applying the concept of composition. Perfetto. Tipicamente il problema di dipingere soprattutto da fotografia è che la fotografia è lì davanti a noi e noi tendiamo a voler far tutto, dipingere tutto quello che c'è, tutti i dettagli nella fotografia, i soggetti, le persone, tutto quello che c'è. Invece il nostro lavoro, e quello che ci farà vedere oggi Sanghamitra, la cosa importante è saper decidere cosa mettere e cosa selezionare, cosa semplificare della foto nel nostro dipinto, e questo è la composizione. So
what is composition. You should know what is composition, then only you can apply the concept of composition, right? So the way in which all the visual components like figures, trees, buildings are arranged in such a manner that nothing should dominate to such extent that it holds the viewer's attention completely and exclusively. Rather, lead the eye while finding a pleasing balance of all the elements in your composition. Is complex this. Okay. Okay. I will make it simple. Yeah. Simply, how your visual elements are arranged in your composition to create a pleasing visual or rather your composition when ready to prepare to tell a beautiful story. Ok, allora me l'ha semplificata un po'. Ovviamente è la parte complicata del riuscire a fare una buona composizione. Lei dice l'importante è mettere gli elementi che avete deciso di inserire all'interno del vostro dipinto nella giusta posizione, nel giusto equilibrio, con l'obiettivo finale di rendere, ed è qui un po' la cosa ironica, interessante e bella il vostro acquarello. Facile da dirsi, difficile da farsi ovviamente, ma la cosa interessante è che che ci sono delle regole per riuscire ad attirare l'occhio verso determinati punti del soggetto. So this is the composition. So what is when you go for what is the good type of composition, and when we call it as a good composition? When a composition has a specific focal point and have a good balance within our objects, so my composition will be a unified something. Nothing is just odd man out within a composition. So then we can call that composition is a good one when it has a good focal point, specific focal point, and a balance within all the objects. Perfetto, questa semplifica di più anche la frase di prima. La cosa importante della composizione è avere un buon focal point, un buon punto focale, cioè dove mandare gli occhi di chi guarda il dipinto, e tutto il resto deve essere posizionato, creato per bilanciare il punto focale sul quale vogliamo che sia puntata l'attenzione della persona che guarda il dipinto. So you should know how to create a focal point. You should have the knowledge how to create, because there is, when you take a photograph and we see so many things, so many objects. So you have to be very thoughtful which objects you want to make it focal point. Sometimes it's very confusing. So that's why I tell you some ideas through which you can create your focal point. La cosa difficile è come creare un buon focal point. Ognuno ha il suo modo di crearlo e ci sono molte tecniche. Oggi lei ci dà diciamo dei suggerimenti per creare un buon focal point, punto focale. Yeah. So by creating contrast between light and shadow, these are the process how I create a focal point. One is contrast. Under contrast, by creating contrast between light and shadow, by contrast between different shapes like round, triangular, something like a river shape. So this way we can create a contrast which helps me to bring out the focal point within our composition. Nice. Interessante anche questo. Lei ci dice per creare un buon focal point ci possiamo basare sul contrasto, che non è detto che sia solo contrasto tra i colori, quindi il chiaro, lo scuro, le luci, le ombre, ma può essere anche un contrasto tra le forme, quindi una forma rotonda, una forma triangolare, una forma quadrata, un fiume che si insinua nel nostro paesaggio. Sono tutti elementi che possono formare che lei utilizza per estrarre il punto focale. Yes. And another very important tool we can use to create a focal point is the guiding line. Guiding lines, actually viewers naturally follow the lines of the art. Okay, see how I use the guiding lines. I can show you in my demo. Okay, and I will definitely give you that. It's very interesting. It's very
I think it's very interesting that when you a simple you can draw a pole and just a single from that pole you can draw where electric wire something. It is actually help you as your guiding line. So normally it's a natural biological thing that we normally follow the lines of the object. Ok, il suo trucco che adesso ci farà vedere su carta è quello delle linee guida. Lei utilizza le linee guida per guidare, dice è un fattore ovvio biologico. Noi tendiamo come esseri umani a seguire le linee e quindi lei utilizza le linee guida per coinvolgere, per far arrivare l'occhio al punto focale. Yeah, actually so. And so this way, by using contrast tool, by using guiding lines, you can create your focal point. But I suggest you to limit your focal point within either one focal point or two, not more than two. Otherwise, that will be very confusing to our viewers. Okay. Perfetto, ci consiglia un punto focale o al massimo 2 punti focali. Non mettiamone di più perché altrimenti sarebbe confusionario. Yes. Okay. So when we use one focal point, that focal point is called the primary focal point. Let me switch the camera. Yes. Okay. Now I'll be using here. Yeah. Thank you. So now we are going to see how I use this composition and which tool I am going to use to create this composition. I think you all heard about the rule of third. It's a golden rule of composition. So, can you repeat the rule name? Okay, rule of third. Third, T-H-I-R-D, third. T-H-I-R-D, third. It's third. Third. Yeah. Non la conosco, adesso vediamo, forse la conosco in un altro nome italiano. Cosa hai detto, Charlotte? Terzo, sì, no, ma non la conosco, sì, la regola del non la conosco. Neanch'io. We don't know this rule, so you can explain. Of course, I will explain. Yeah, actually, I think it's called in a painting field. It's called the golden rule of composition. For achieving a good composition, you just need to start with a what I will definitely let me just tell you the further rule. Okay, simply the rule is just a minute. I draw a one square here. Can you see? Or Yeah, we can see. Is that visible? Yeah, it's okay, visible. No? Yeah. Stefano, sì, la regola dei terzi, sì, l'avevo capito, mi era venuto in mente anche a me. Yeah, okay. You can go. So this, let think this is my image area. Okay. Yeah. I simply divided my image area by this three parts. Equally, I divided. It's just equally I divided. Yeah. Both horizontally and vertically. So first I take my image area and I divide it with three parts. Both equally I divided from both vertically and horizontally. So I get a 9 section. A grid. This is a grid. I think it's called a grid, and it consists 9 sections, and these lines are intersect this 4 point on these 4 points. Okay. Perfect. Now, so this is a rule of third. Okay. Yeah.
Dice, è la regola d'oro, sì, effettivamente è la regola dei terzi, dividere in tre sezioni sia verticalmente che orizzontalmente il nostro rettangolo, il nostro foglio, e questo porta l'unione di queste due righe verticali e orizzontali forma 4 punti che sono importantissimi nella creazione della struttura, insomma, della composizione. So this is the way how I apply my rule of third. This is my image area, and I simply divided this image area within a 9 section, and these lines are intersect within this 4 sex points. Okay, so now the rule is that the position your major elements. Major elements means the focal point, or the focal points, or the major elements, either on this intersection or nearer to this line. Then you will get a very visual pleasing composition. So what is that? Say, I just want to share one screen with you. Yeah. Okay. With this cam or the other? So that photo I have sent you, no? That thing. I think you are using the other cam. No. From this both the account. I just let you share. Okay. Just a minute. Just a minute. Let me open. Okay. It's opening. Yeah, it's opening. See. Di qua. Scusate, non so su quale. Escape-টা করে দাও তো, escape-টা মেরে আমি ফুল স্ক্রিন করে ফেললাম ভুল করে। This one. I now share the screen. This one. Can you is that visible, Marco? No, in this camera, no. I don't know if it's in the other camera, no. Host disabled attendance screen sharing. You disabled the screen sharing. Okay. Can you allow me from this account, from where I am visible? Yeah, wait for. Not from this account, not from my paper account. I understand. Wait, just. Perfetto. Allow screen sharing. Dove è scritto? Wait. Yeah. More. Renee, put a waiting room, remove report. Why? Disable screen sharing, make host. Okay. Yeah, now you are a host, so you can share. Then I will take back host. Is that visible? No, now it's not visible. Oh, why it's not visible? Okay. Yeah. Now it's, I think. No, now you are full screen for me. What happened? Anyway, I think you have given that photo reference I'm share already. Screen sharing. I can see. Yeah, we have your photo reference. Can you share from your account? I will stop it now. Yeah. Can you share? Yes. So that people can. Yeah, I can share. Can you put back me on host? Are you able to put back Onda Creativa? I end the sharing. I will screen share if you. Marco, scusa, sta parlando della foto che ci ha inviato? Sì, voleva farcela vedere e parlarne un attimo, ma io non riuscivo a vederla in screen share. Voi riuscite a vederla? Un momento sì, adesso lo vedo. vedo. Si vedeva benissimo. Adesso non la vedo più neanche io. Sì, Io non riesco a vederla, non so voi. L'avevamo visto per un momento, è quello che ci ha mandato del Sì. comunicazione. Sanghamitra, can you select my account and give me back host?
Altrimenti secondo me lei riesce a... cioè l'ha fatto che l'ha condiviso con noi. Sì, ma proverò, lo faccio io che così siamo più... Ok. Sì, che così vediamo se riusciamo a Could not farlo. share. I could Sì. not select your account. Do you ask to pin your account No. as No. allow as host? Yeah, Allow. allow as host. Where is the thing? Yeah, forse Top ho sbagliato. video chat pin at spotlight. At spotlight? No, it's host. Host. Could I tell me? I could not get the thing. Actually, I'm not good acquainted with that Zoom thing. Yeah, I'm so okay. sorry. So your Sorry for husband. this delay. Yeah. No, no problem, no problem, Sanghamitra. It's remove. Reclaim host. Vediamo se riesco a far così. Ok. I take back the host by my way. Okay. Okay. Wait just a second. Full screen. Share screen. I can. Spotlight video. View option. Exit full screen. Wait just a second. Aspettate che arrivo. Adesso io. Eccolo qua. Ve lo apro. Ref photo. Yeah, questa. Save file. Vediamo se riesco a farvela vedere bene. Share. Questa. Yeah. Fine. Okay. Yes. Bene. Yeah. Perfect. Finally. Yeah, finally. Yes. See, this is the photo reference I'm using for today's demo. And I just described the rule of third, how I apply this rule of third by and how I do a layout or the small sketch of this photograph. Okay. Ok. I can switch to your paper. Scusa, sorry. Ha scelto questa foto e ora ci spiega come... No, don't stop this sharing because I just want to speak. Is my mouse is visible to you? No. No. Okay, it's okay. Yes. Okay, then stop it. Yes. It's my mouse. It's your mouse. This is my mouse. It's very confusing. Yeah, you can speak and then I try to reach your explanation. Okay. No issue. I will be explain on from my paper. You just pin it my paper. Okay. Okay. Stop sharing. Yeah. Stop sharing. Switch back to your paper. Wait. Just. Yes. Wait. People. Mi va in full screen adesso. So shall I start? Wait just a second. Okay. Ecco. Ok. Yeah. So I'll be using ink so that it's visible, more visible to you all. Thank you. Yeah. Okay. See, from my reference photo, I create this grid line, and I'll be draw this for composition in a small thumbnail sketch. This is called the layout.
Ora ci fa vedere, partendo dalla foto che lei ha scelto come soggetto, ci fa vedere questo sketch di composizione che lei chiama layout. Okay, so this is I think the layout is the steps from where you start your planning, and most of the planning you have to done when you do your layout. Layout just a small version of your final sketch. Quindi per lei questo è uno step molto importante. Per lei il layout è la versione piccola del vostro dipinto finale e il progetto che lei fa prima di dipingere. Okay, see, as you see that reference photo is a vertical one. It's not a landscape one, not a horizontal, but I make my layout of image area something which is horizontal. So I can create my own composition. Just follow these buildings, objects. Okay. Quindi lei, se avete notato, lei utilizza sta facendo lo sketch su un'area orizzontale, landscape, anche se il soggetto sarebbe portrait, sarebbe verticale. Quindi lei vuole creare una sua versione del soggetto. Okay, so before start my small sketch, I just draw a grid line, and I think this area are my focal points. These 4 focal points, probable focal points. Now look into my photographs where you are going to place your focal point. It's your decision according to which suits your composition. There is no hard and fast rule. You have to always put your focal point here or here or here. See, it's a flexible thing. It depends completely on your reference photo that suits with the photo. Ok, lei dice dipende, la scelta di dove posizionare il focal point dipende innanzitutto dal soggetto che voi avete scelto e anche dalla vostra scelta personale di dove posizionarlo. Può essere in alto a destra, in basso a destra o in basso a sinistra tipicamente. So when you start your sketching, first thing you have to decide where you are going to place your horizon line. Prima cosa da decidere è dove posizionare la linea dell'orizzonte. Okay, so horizon line I will be placing nearer either on this line or nearer to this line, either little bit up or little bit low. Tipicamente sì, la linea dell'orizzonte va posizionata un po' sopra o un po' sotto quella linea della guida, delle linee guida. Questo è il suo orizzonte. So this is the horizon line I already placed. Okay, let's start with our layout. Simply just following the buildings and all. And I decide that left building which catches more sunlight, I will be making this as my focal point. A lei piace molto che siccome la parte sinistra prende molta luce, riceve molta luce, lei ha deciso che sarà il suo punto focale. Okay, so this building I have to place either on this focal point, this intersection, or either this intersection. But according to this particular reference photo, this intersection is suitable. So that's why I am going to draw this building on placing this focal point. Ok, lei usa il focal point in alto a sinistra perché in base all'edificio che lei ha scelto, appunto quello illuminato sulla sinistra, le sembra interessante quel punto. Vediamo cosa viene. I just draw a loose line first, just a figure, just a impression. Comincia a fare lo sketch a livello di impressione di quello che le dà ovviamente il soggetto. So this is that breeze connecting both the building. Questo è il ponte che serve molto, molto interessante per connettere i due edifici. So another thing I would suggest that along with the color, you should always
practice the sketching, which is, I think, the backbone of any of your painting. When your sketching is very strong, your confidence will very high. Dice uno dei suoi suggerimenti per migliorare la nostra pittura d'acquarello è sempre quello di fare tanto sketch, perché avere sicurezza nello sketch, nel disegno, ovviamente dà grande sicurezza anche nell'acquarello, poi, nella pittura. So this is the right side building, and the sunlight is coming from this right to left. So this area will be more brighter than this part. La luce viene va a destra, quindi questo edificio sarà un po' scuro e l'edificio colpito dalla luce sarà quello a sinistra, appunto dove c'è il focal point. Small boats. See, it has actual photo. It has 1, 2, 3, 4, 5 boats. I am not going to put all the boats because it looks very clumsy. So that's why I'll be adding only 2 or 3 boats. Come vedete la foto ha 5 barche, non andrà a metterle tutte per non far troppo confusione, ne andrà a mettere 2 o 3. Yeah. Then some vertical lines. See, some horizontal lines, some vertical lines. Okay. These actually balance the composition. How I balance, how I create the balance. Both horizontal lines and vertical lines. So verticals and horizontals actually balance your composition. Perfetto. Una cosa importante è tenere sempre presente che ci devono essere un insieme di linee orizzontali e un insieme di linee verticali che devono bilanciare la composizione. Quindi lei, ad esempio, lì ha aggiunto degli attracchi per le barche, dei pali, gli edifici sono verticali. È sempre un mix di verticali e orizzontali. See, I draw some of the distant buildings. These are actually my imagination because I just want to convert my vertical reference photo into a horizontal one. So I had to add something more, right, in between just to create just to connect this left and right side. This is just a connector. I will not be very specific with their shapes and color. Lei ha aggiunto, rendendo appunto personale la struttura della composizione del soggetto, l'interpretazione del soggetto, ha aggiunto quegli edifici che nella foto non si vedono in quella maniera lì per connettere fondamentalmente ancora di più l'edificio di sinistra e l'edificio di destra. Yes. And another very important thing, when you do your layout, always keep in mind about the perspective of the building. Perspective should be very right. Otherwise, it will look very odd. Okay. È importante tenere sempre conto della prospettiva con la quale disegnate gli edifici, e altrimenti sembrerebbero sbagliati, problematici. Quindi fate un lavoro corretto sulla prospettiva. Yeah. Sorry, Sanghamitra, one question. This will be the subject, the final subject you will do with the demo. So if they want to follow you during the demo and paint along you, they have to prepare a horizontal sketch in their paper. I prefer because I suggest you to at present you can just follow me. So that's why I suggest you all to do a horizontal sketch. After finishing the layout, I will give you the time to do your sketch your own by using this reference photo and by following this layout. Wait that I translate. Allora le ho chiesto, perché questa cosa qui non me l'aveva detta durante le email preparatorie, le avevo chiesto appunto se dovevate fare lo sketch, lei ha detto che lei lo preparava già, il disegno a matita dell'acquarello finale, ma ha detto appunto che lei vorrebbe farlo qui in orizzontale. Io suppongo voi l'abbiate magari preparato in verticale.
Se volete o prendere un altro foglio, girare dietro o utilizzare lo stesso foglio, fate come volete seguire esattamente lei, potete ricrearlo così in orizzontale come ha fatto lei partendo dal soggetto. Lei ci darà il tempo alla fine di questo sketch per fare questo sketch qui anche voi nel foglio. Quindi se volete farlo come lei, fatelo pure in orizzontale. Ok. Yeah. Possiamo fare lo So, Alfredo, parla pure. Fammi pure una domanda se so ce l'hai, this Alfredo. is my layout. See, I have added so many things and also just make something I don't add in my composition. If you follow and compare with the reference photo with the painting. And of course, you have to follow this rule of third. See how balanced it is. Ok, seguendo lei nel suo sketch, ci accorgiamo subito che lei ha aggiunto molte cose, ne ha tolte altre dal soggetto. Questa è come lei vuole creare la composizione, seguendo la regola appunto delle tre parti, delle tre fasce del soggetto. Okay, so my layout sketch is done. So now the time to do some shadow. Add some shadow. Why shadow is needed and what is it is called? When I add some shadow according to following the source of light, then my layout is called the value study. I think you already heard about this term value study. Yeah. Ok, ora cosa fa? Trasforma questo sketch semplice in uno sketch sui valori tonali. Quindi andrà ad aggiungere di fatto le ombre e di conseguenza e di conseguenza le luci a questo sketch, facendolo così diventare uno sketch sui valori tonali. Yeah. Actually, why I have to do a value sketch? It's a compulsory thing, whether you are doing a painting in a studio or you are doing a painting a plein air or outdoor sketch. This layout and value study is the must thing in your planning of a watercolor. Dice, questo è un must, è una cosa che dobbiamo fare per essere sicuri di dove vogliamo andare quando facciamo un dipinto, sia che siamo in studio, quindi da foto, sia che siamo in plein air. Questo sketch sui valori tonali, value study, questo studio sui valori tonali è fondamentale. Seguitelo perché questo è interessante, lo studio sui valori tonali non è una cosa da tutti, insomma. Okay, so why I should go to do some value study? That means some in a grayscale. I will be using pencil to do my sketching shadow. So this is called the grayscale value study. Why it is important? Because value study helps a good dynamic painting. A good dynamic paintings that ranges value from darkest dark to lightest light and mid-tone in between. So before starting your main painting, you will get a beautiful idea where is your lighter area, where is your darkest area, and where you have to maintain the mid-tone. Perfetto. Lei chiama questo, si può chiamare anche uno studio dei grigi, fondamentalmente, perché facendo questo studio sui valori tonali ci dà una bella visione di come saranno i valori e ci fa capire la dinamica proprio del dipinto e come andremo dai valori più scuri, quindi dai neri assoluti, dallo scuro assoluto, fino ai toni di mezzo, fino ai mid-tones, fino alle parti più chiare. Okay, so for the shadow, I normally use this Staedtler pencil. I think you all know about this brand. It's a very good pencil. Either 6B or 8B. It's a EE, the number. I normally use these pencils for shadow things and for the value study. Perfetto. Let's start with the value study. Ok. Usa una matita abbastanza morbida Staedtler per fare lo studio The sul light valore is tonale. coming from this side, from right to left. La luce arriva da destra a sinistra. So by
I think it's very methodical way to approach your watercolor. It's actually, I think watercolor is something, a journey. So when you know where is your destination, so you can better plan your the trip, right? Ok. Sì, è come un viaggio in questo dipingere d'acquarello, perché se tu sai la destinazione alla quale vuoi arrivare, verso la quale vuoi arrivare con il dipinto, sarà più facile poi compiere il viaggio. Questa è la parte, è l'edificio scuro, perché la luce ovviamente arriva da dietro. These are my darkest areas. È la parte più scura. Some waving lines because it's a water reflection. Ci sono delle linee un po' non dritte, insomma, perché sono i riflessi sull'acqua, ovviamente, degli edifici. See, now this is a mid-tone. These are the darkest. Even darkest area also have some light. And Okay. I will show you that highlights when I give the demo. Ok. These Questa è things la sua are, parte più scura, quella a destra, e avrà anche delle luci, ci farà vedere come le aggiunge durante la demo, e invece quelli sono i midtones. yeah, these are the mid-tones. So Buon this way internet. it will be very easier for you to plan your watercolor. And as we know that watercolor is very risky medium, and it has its own mind. It reacts at its own way. So through this way, we can at least control our watercolor. Ok, sappiamo che l'acquerello ha il suo modo di vivere. Un acquerello, quando lo cominciamo, l'acqua stessa conduce il colore un po' dove vuole. Questo plan iniziale, questa pianificazione molto, molto precisa iniziale, ci consente di imbrigliare, insomma, diciamo, questa totale libertà dell'acquerello e farlo andare dove vogliamo. Trovo già molto carino questo sketch, ve lo dico. Onestamente. See, these lines are actually the shadows. Are very important because it actually, when you follow these lines, you can get where the light is coming from. You get the direction from where the light is coming from. So that's why these shadows are very important. Ok, sono queste linee, quelle linee oblique, diciamo, sono molto importanti, sono le ombre, sono molto importanti perché consentono all'osservatore di capire da dove deriva la luce, qual è la direzione della luce. So now I am adding some life in my composition. I am adding 3 people who are walking on the bridge. These are the small figures. So this is all about the value study and the layout. Lei aggiunge anche un po' di vita, sono d'accordo, aggiunge 3 persone che camminano sul ponte, quindi ci saranno anche questi 3 elementi visuali. So as the time is very short, so I have already done my final sketch and I have taken the photo. I'll send it to Marco for your better reference. And just I did my final sketch, just follow this layout. Ok. Siccome il tempo, come dicevo, lei adesso vuole dipingere, quindi ha già preparato il suo sketch, eccolo qui. Dopo ci manderà magari una foto di questo sketch finale, in maniera tale che possiate usarlo come reference se volete riprovarlo. So this is my final sketch. Is that visible?
Yeah, I think you can move camera just. Yeah, a little bit. I will because I get it. need to showing my palette also. Just let me. Yeah, perfect. Is that okay? Yeah. 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 Yes. Just a minute, okay? Yeah. Preparatevi anche voi se volete seguirla, vi ripeto, in diretta. Io so che lei utilizza molto l'acquerello, molto, cioè gioca molto sui tempi di asciugatura dell'acquerello, quindi lei dovrà ovviamente muoversi abbastanza rapidamente per evitare che si asciughi. Quindi magari, ripeto, nel caso vogliate riprovarlo, vi consiglio di riprovarlo. Adesso lei andrà, io credo che sarà un'oretta e mezza di dimostrazione, forse anche un'ora e 40, quindi provate a starle dietro se volete, poi casomai lo riprovate. La carta mi pare sia 41x31 come quella che ci aveva fatto vedere Arch, credo. So let's start with today's demo. Okay. Okay. I think do you enjoy the theory part? Yeah. No, Okay. perfect. Thank you. Okay. Welcome. See, as I already shared that I normally use this flat or heck brush, bigger one for the big wash. And I always use start my demo by washing sky area, especially sky area and the distant objects, just to wash with a clean water. And before, I always suggest my students to always use a clean water, and I normally use 2 number of water pot for the whole painting. Perfetto, questa è una cosa che vi suggerisco anch'io e adesso si usa molto. È sempre importante avere due contenitori dell'acqua, perché ci sono dei momenti in cui è importante avere l'acqua sempre molto pulita, soprattutto per quando si fanno le lavature grandi. Quindi lei utilizza 2 contenitori di acqua e inizia con questo pennello Ike, come ci aveva accennato prima, per la lavatura iniziale. Okay, so you already know my palettes. I fill my colors according to the color wheel. These areas are the warm colors. These part are the cooler colors. Yeah, okay, perfect. And I always use this folding one palette. This will actually preserve the color most, and the color will be very clean and everything. And you can preserve it like this way and lock it. So I always use this kind of folding palette. So let's start. So what I did, I just load my flat brush with clean water, just a clean water, no color, and applying this sky area, leaving these buildings. Ok, lei comincia con acqua pulita e evita di dipingere su gli edifici, quindi sta praticamente bagnando la parte del cielo. So this is a wet on wet technique I'm going to use for, see, the paper is already wet, and I'm going to apply a wet paint on it. It is called wet on wet. Ok, ora la parte del cielo lo andrà a fare bagnato su bagnato, quindi ha bagnato prima la carta, ora andrà a metterci del colore bagnato per il cielo, del ceruleo, e andrà a utilizzare il pennello mop per le lavature, quindi sta mettendo il colore, se vedete. See, I am using a mop brush, and as we know that mop brush hold most of the water, Yeah. and that's why I load my mop brush with a little bit of water, and it's a royal blue mixing with a pinch of French ultramarine. Quindi è Royal Blue con un po' di French Ultramarine. It will create
get a beautiful blue sky, and I will make this scene from a morning time, either morning or afternoon, and between. Okay, so the light will be very bright here, and Perfetto. we'll get a nice shadow. Lei vuole appunto dipingere una scena che avviene di mattina o a primo pomeriggio, diciamo, quando le ombre sono molto, molto spinte, e quindi vuole utilizzare dei colori, utilizza questo azzurro per il cielo proprio perché è fondamentale che ci sia molta luce, insomma, sia molto chiaro. And I fixed my board a little bit tilting, so the gravity will bring the color down. See how its texture is creating automatically. You don't have to do anything. Let the color flow on its own. Lei ha inclinato di qualche grado la sua tavolozza, scusatemi, la carta, e in questo modo la gravità spinge il colore ovviamente verso il basso e crea in automatico questo effetto. So let's dry it. Don't use a dryer here. I don't use dryer here because I just want to this soft edges. Ok. Non usa il phon per asciugare, quindi dice aspettiamo che si asciughi perché vuole mantenere molto soft le linee, insomma, di questo cielo, Yeah. i bordi. So now move on to the darker areas. Darker areas are this building. Yeah. Okay. So I normally follow this process. It's up to you from where you are going to start. It's completely your decision. And another thing, always when you start with your painting, always use this soft tissue. This is soft one, very soft. And this is actually help to wipe out extra color. Again, also create some, if you want to create some clouds. So this soft tissue always helps. Ok, lei inizia così il suo processo di pittura, prima dal cielo, poi adesso si muoverà sull'edificio sulla destra, ancora una volta bagna con acqua pulita l'edificio a destra, è la zona più scura, e lei dice che ha sempre in mano un po' di Scottex o di carta igienica in questo caso per rimuovere eventuali avanzi di colore o punti in cui il colore non doveva esserci, insomma. So again I applying a clean water and make my paper wet, and I'm using wet on wet technique here also, and using these two brush simultaneously. This is the Chinese one and this mop one. Ok, sempre bagnato su bagnato. Lei adesso utilizza contemporaneamente due pennelli, il pennello cinese, questo qui un po' più rigido, e il pennello mop di prima per la lavatura, sulla zona bagnata. See, for the darker areas, I may mixing some 2 to 3 colors, but I will not mixing all the colors on my palette. I will be mixing the colors on the paper. This technique will help you to get the most brighter version of the pigments. Ah, interesting. Lei mixa i colori non sulla palette, ma direttamente sul dipinto. Questa è una tecnica interessante. Questo permette di mantenere i colori più luminosi. So I will be, just let me mix first. I will be tell which colors and which one. And okay. The ratio I have to tell. Ok, fatemi prima fare, poi vi spiego. See, all the colors that I have mixed. This is royal blue. Okay. This is warm sepia. This is Spain's gray. Yeah. This is mauve. Yeah. This is burnt sienna, and this is permanent orange. And the consistency is creamy consistency, cream, kind of cream, or this is kind of a milk consistency. These are the cream consistency. The water and the pigment ratio is almost here 40-60.
And here water is little more and the pigment is quite less, kind of milky consistency. Yeah. I colori che sono quelli che avete visto. Lei li ha preparati lì e ha preparato la giusta diluizione con l'acqua. Molti sono in consistenza cremosa, quindi sono abbastanza molto pigmento, poca acqua, e alcuni sono in consistenza diciamo milk, latte, quindi più acqua e meno pigmento. Ora li va a mettere sulla parte bagnata dell'edificio. See, I take colors simultaneously. I add royal blue here, sepia and burnt sienna together here on the paper. I mix it on the paper. Come vedete comincia ad aggiungere i colori direttamente in maniera tale che si mixino sulla carta, e quindi sono puri, sono stati diluiti ovviamente come avete visto, e li va ad aggiungere dal terra d'ombra a quel viola che usa lei, al blu royal, all'arancione, al seppia, al sienna, insomma si sta muovendo su questi colori. See how they mix so well. None of the color are identified separately. They mixed well. When it dried, you can't identify. Quando si asciugheranno riusciremo a capire perché si stanno mixando sulla carta. Yeah. This royal blue and the mauve together creates a very beautiful, sophisticated color. You know, your painting looks very sophisticated, whatever the style you have. Dice questo colore, questo royal blue a lei piace molto perché conferisce un'idea molto sofisticata al suo prodotto finito, all'acquarello finito. Dice qualunque stile voi abbiate, l'importante è che il vostro prodotto sia sofisticato, sia interessante. Ecco. And that sophisticated thing only come if your painting is very soft. Your edges, when you maintaining the edges, are very soft. Lei ritiene molto importante perché il vostro acquarello sia interessante, sia sofisticato, che gli edge siano, che i bordi siano molto soffici, molto soft. So the first tone on the darker side is done. Ok, questa è la parte scura. So now I move on to this left part. And this is my focal point. So that's why I'll be working little more or may add some more highlights to create it as my focal point. Qui agirà in maniera un po' più chiara, perché è il punto in cui lei vuole, appunto il punto focale. Again, I use clean water. Okay, I'm not using this dirty one. See after the color of this water, see, so dirty. Okay. You can't use this. Otherwise you will not get that pigment brightness. So I always use, whatever the steps I follow, I always use that clean water. Ora va ad usare, come vi diceva, il secondo contenitore d'acqua, quello ancora pulito, perché altrimenti si troverebbe ad usare un'acqua sporca che non rende la luce chiara come lei vuole. For this building, I use the single here, only two colors. I'll be using only that warm gray and this burnt sienna and little bit of raw umber. Sorry, it's not raw umber. It's raw. What the name of? I forget. Just a minute. No it happens sometimes. Okay, I will let you know. Okay. I always confuse sometimes. Anyway, first is just I use this Chinese brush, and this paper is dry, and I'm using wet paint, so it's dry wet paint on dry papers. It's not a wet on wet technique, and hold my brush like parallelly with the paper and drag like this, because I just want to leaving this paper white.
Ok. in between my pigments. Yeah. Perfetto. Yes. Sorry, let me translate. Lei adesso utilizza dei colori sepia, terra di siena, insomma, tendenti al giallo, ma molto diluiti in maniera tale che siano chiari, e li va ad usare questa volta bagnato su asciutto in maniera tale da creare quel texture ruvido. You can go. Yeah, and one thing, you all can start the sketching along with me. If you want to wait, I can wait here because my first wash is almost done. You start your sketching and following my layouts. Ok, se volete seguirla, se qualcuno di voi già la sta seguendo, insomma, procediamo e lei parte adesso a dipingere da questa base. Insomma. This color, this reddish one is just a scarlet, and I mixed with the permanent orange. Questo è rosso scarlato con arancione. It's a royal blue. Royal blue. These areas are my mid-tones. So that's why the water and the pigment ratio is very light, like a tea. Okay, water is very high, pigment is very less. So tea consistency. Quello è la zona dei mid-tones, quindi è importante che siate in quel tono lì, insomma. See, I can wait. You can complete this first tone up to first tone and draw the painting, no problem. Se volete che vi aspetti un po', lei può aspettare un po' così, anche se asciuga, se riuscite, se state seguendo. Elisa, ti uso come sei messa? Ci sono. Ci sono? Stai procedendo anche tu? Sì. Anyone had done any sketches? If you can show, Marco. Ok, qualcuno ha fatto lo sketch, qualcuno ha fatto qualcosa che così aspettando glielo facciamo vedere. Scusate un attimo che mi metto sui partecipanti, se qualcuno vuole farci vedere qualcosa. Vediamo. Marco, io posso, sono Graziella. Sì, ciao Graziella. Ti metto Ti spotlight. faccio vedere lo sketch piccolino. Wow, it's fine. It's very beautiful. Perfetto. Ma il disegno, avevo fatto il disegno prima, per cui sto andando avanti sul disegno mio. Ok. Perché poi lo rifarò. Ah, ok, l'avevi fatto verticale? Sì. Stai seguendo le sue istruzioni? Partendo... Ok. Ci sto provando. You did a vertical one. Yeah, she sì. did a vertical one. It's okay, no problem. It's fine. Ok, poi lo rifarò. Yeah, it's fine. Thanks. Yeah. Qualcun altro che vuole farmi vedere qualcosa? Farci vedere qualcosa? Tanto per curiosità, per sapere come siamo messi? Vediamo. Io l'avevo fatto verticale, ma è anche grande oltretutto. Non so se lo vedi. Gianna, hai fatto bene? Sì. Beautiful. Sì. Ecco. Hai fatto anche lo sketch piccolo? Gianna, No, fatto anche... sì, l'avevo fatto, ma su un foglietto senza colorarlo. Ok. Sì, va bene. Va bene il bagnato su bagnato. Hai fatto un foglio grande. I think you all enjoyed the demo. Yeah. Sanghamitra. Yes. They are working. They are working. Because they are working. They are working, yes. On the painting. So shall I go further or wait for some time? Può andare avanti o volete che vi aspetti ancora? La facciamo andare avanti? Me, it's okay. Sì, va bene.
Vai, vai, Sanghamitra, you can go. I can go. Okay. Yeah. So, see, my first was almost done, and I leaving some spaces white. So that these are my paper white. I always preserve these paper white to catches the light of the sun on the objects. So this is the best way, I think. La cosa importante appunto è come avete visto che nella parte di sinistra lei ha lasciato queste parti ruvide bianche, quindi carta senza colore, perché le piace molto come metodo per intrappolare la luce. So now I introduce my spray bottle. I think very essential for a watercolorist. This is a spray bottle, and just hold a clean water, and you can use this spray bottle to wet the small areas. Suppose like this, I want to just pre-wet the areas before applying my color, then you can use this spray bottle. This spray bottle, when you use continuously, then you will get you can maintain the soft edges. Lei usa lo spruzzino molto perché le piace intanto lo utilizza per bagnare delle zone precise che lei vuole su quale vuole dipingere, e poi per mantenere, come vi diceva, sempre dei soft edges, dei bordi soffici. Yeah. See, I wet the surface and take the tea consistency, just a blue colors, that royal blue. This is just a reflection of the sky. Okay. Yeah. Now I mixed a small amount of olive green, because from my reference photo I got some green colors reflecting from the water. So I'll be using green but mixing with other color and tone it down, always tone it down. Ok, lei adesso sta facendo il riflesso del cielo sull'acqua e ha intenzione di aggiungere anche del verde, del verde, però lo va ad aggiungere sempre calandolo un po' di tono, quindi lo mixa un po' per non usarlo pure, insomma. See, I tone it down by mixing it with some warm gray and olive green. And this is a bit of creamy consistency, not this much lighter one. Ok. Usa il verde oliva con un po' di grigio per scendere un po' di tono, e lo usa sempre in una consistenza, in questo caso abbastanza cremosa. This is the shadow of the reflection, not shadow, it's a reflection of this big building. Questa è la parte di riflessi dell'edificio, è l'edificio che si riflette fondamentalmente. I forgot to introduce my small mop one. This is also from Raphael. It's, I think, 0 number, and it has aqua soft hair, and it's a small mop. I normally use for the smaller areas. Ok, si era dimenticata di dirci che usa anche un pennello mop piccolo per le aree piccole, e questo è insomma sempre a punta tonda. Now, some browns, so burnt sienna mixed, some warm gray, and this is a sepia, and I'll be starting from this roof. The roof. Yeah. Comincia dal tetto, utilizza questo mix di terra d'ombra, grigio, sepia, insomma è un mix abbastanza tipico per un tetto, insomma, ecco. Yeah.
Again, I hold my brush almost parallel to the paper. And I didn't draw any continuous line here because I just want to create some broken lines. Yeah. So that will actually create your professionalism. Perfect. This is the shadow. Notate come rompa le linee, non faccia delle linee precise, ma sono linee, notate come impugna il pennello verso la parte finale, proprio per non essere indotta a fare delle linee precise. Sono linee Even the rotte. shadow is also broken, not a continuous line. Stesso vale per le ombre, anche loro sono rotte, non sono continue. Non sono linee continue, sono linee rotte. This is the color mixture of burnt sienna and warm gray. Warm sienna e warm gray. Yes, I loosely giving the shapes of the windows. Loosely, very loosely, just the impression of the window. Ok, adesso sta dando un'impressione, quindi molto, molto loose, molto non precisa, insomma, della posizione delle finestre. Yeah. I'm a impressionist landscape painter, so that's why I don't do any realistic kind of painting. Yeah, I like Yeah, this thank style. you. Lei è una pittrice impressionista, si definisce tale, quindi quando fa dei paesaggi, come in questo caso, ama dipingere per impressioni, non per precisione o fotorealismo, insomma. Mixing some royal blues at the end. Ancora royal blue. Yeah, actually this royal blue, I found it as a neutral color. It actually connects the tones, the darker and the lighter tone very nicely. So that's why I using this blue very almost all over my composition. Ama questo royal blue perché dice che è un colore medio che riesce a unire bene tutti i toni e tutta la struttura del suo acquerello, infatti lo usa dappertutto. See, I just start with the shadow first. Okay, so I don't draw this balcony first. I start with the shadow. Actually, it helps me to blend the shadow with the structure. It's just a trick. Sta facendo il balcone, ma non inizia facendo il balcone, inizia facendone la sua ombra, perché questo le consente di diciamo unire l'ombra col colore che sta dando all'edificio. È un trucco. Yeah. Here is a bigger shadow on the right side. Let's break the shadow lines again. Rompe sempre le linee, anche in questo caso, dell'ombra, sta facendo un'ombra un po' più rigida. I do this just to bring the light from right to left, just break the edge. Ok. Usa la Scottex anche per far uscire la luce che viene da quella direzione e rendere appunto sempre più meno rigidi i bordi di questo edificio. Yeah. Now I understand Italy also well. Ok. Just a mauve
And that burnt sienna and mauve actually create a very nice purplish brown. Ah. Aggiunge il sienna bruciata per creare un marrone più visibile, più interessante. Faccio anch'io. Sì. And another, if you notice another thing, on this right side building, I'm not doing all the windows, because in my reference photo there is so many windows, and it's very clumsy. When you go for the painting, that if you add all the details, it looks not good. Okay, so that's why I'm minimize the things and all. I add that architectures, but very less amount. Ok, sta diminuendo il numero di finestre perché le danno un'impressione di confusione nel caso in cui lei volesse farle tutte, quindi ne ha diminuito il numero, ecco, insomma, ha semplificato. I think the more simple you are, the more beautiful you look, right? Yeah. It's the big problem to be simple. Simple, in the right way. In the right way. Exactly so. Being simple is very difficult. Yeah. Essere semplice è difficile. Semplificare. So this is just olive green and a bit of mixing with royal blue. Just tone it down and apply just a window. Usa sempre il suo verde oliva, abbassato un po' con il blu, con royal blue. Just to create the texture on the wall of the building. It's a dry brush almost. So it's almost done. I will be coming here only with some highlights on the left side. Now go for this darker portion. Ok. Sulla parte sinistra lei ha aggiunto quegli scratch, ha mosso un po' il colore. Questa è tutta preparazione, tutta lavatura. Adesso lei arriverà con uno strato che estrae fuori tutto il soggetto, ovviamente. Quindi lì ha aggiunto ancora un po' di texture, muovendo un pennello asciutto sul colore ancora bagnato per creare quei texture. You have changed your water? Yes, water. I changed the water. Is him your husband? Change the water. Okay. I'm very particular about this, using the water should be clean and all. Then the painting looks much good. Yeah. I think you're in the right way. I love your choice to use clean water. It's important to use clean water. Thank you, Marco. You're welcome. So again, I use this Chinese brush, and now again I'll start from this and a smaller brush again. Simultaneously, I use both the brush. This is warm sepia, some blues. I really love these blues and all. Yeah. They are actually, I think, create the magic. Yeah, it's the same for me with lavanda, I think. It's near my choice of lavanda, so you have royal blue. Yeah, lavender royal blue is almost the same thing. I think a little bit of different color, but both are the opaque one. Both are opaque. The basic idea is the same, I think. Same, exactly so. Si dice, ama molto questo colore, questo royal blue, infatti lo usa praticamente per abbassare i toni di tutto, perché dà quel tocco anche, secondo me, alle sue opere molto riconoscibile,
E le ho detto che noi, molti di noi usano il lavanda al posto di quel... And di now, quel... see, e- now I am using some dirty colors. I use because I just want to do some dirty ones to add here. ok, Okay, so ok. blue and the sepia and a bit of mauve. So I mixed it on the palette and add here. Ok. Just 2 Adesso seconds. ha mixato sulla palette per creare dei colori più scuri per andare sull'edificio di destra. Viene un grigio marrone abbastanza forte, mixato il blu, il terra d'ombra, seppia. See how I create this architecture's form very loosely, but yet you find the original texture. You will get the idea and all. Sempre molto loosely, molto accennata, molto impressione di quello che vede. Ciao Margherita. E Giovanna chiede pennello mob. No, in realtà è mop. Mop è la tipologia di pennello per le lavature. Sono i classici pennelli poi a punta tonda da acquerello, si chiamano proprio pennelli mop, e li puoi trovare di varie marche. Fondamentalmente possono essere o di pelo d'animale, di scoiattolo, o animali da pelo morbido, oppure sintetici, ce ne sono anche sintetici di Skoda. Li trovi proprio come pennelli mop. With this heck brush, you get this smaller heck brush just to blend nicely with the, when you start just either vertically or horizontally, this will help you to blend the colors nicely. Usa questo pennello Ike per far del blending nel colore, per far sfumare il colore in maniera interessante. See, now I using a dryer, a blow dryer. Just need to I will not completely dry the surface. When the glitter on the surface is gone, then my paper is ready. Because Okay. I want to create a texture on it. Ok, ora usa un po' il phon per asciugare lievemente la carta, ma la manterrà ancora un po' lucida perché vuole aggiungere ancora del texture. See, the shining effect is gone. Now Okay. I just take some clean water on my finger and throw like this, just to create the water bloom. Ok. Ora con le dita lei ha preso dell'acqua pulita e con le dita sta dando degli spruzzi sul colore per creare queste macchie. Questo texture, far praticamente venire cioè usare i cavolfiori in maniera dosata. Ecco.
these are the just leftover colors. Mixing with blue and mauve, all just to get the shape. Okay. It's just a burnt sienna and ultramarine I mixed to get a beautiful dark brown. Terra di siena bruciata e blu oltremare per creare questo scuro. And I use this Archie's one, Archie's paper, which holds the moisture most for the long time. Actually, it's help us to get these soft edges. Huh? Yeah. Sometimes, yeah. Usa l'Arch perché mantiene l'umidità per molto e ci consente quindi di avere sempre dei bordi molto soft, molto soffici. Yeah. Now I use my spatula here to create some texture, some hatching. Ora sta usando ora sta aggiungendo questi graffi usando la spatola per aggiungere delle linee chiare, vedete, estratte dal colore scuro. See, this hatching or scratching effect you will not get on when your paper is completely moist. When it is semi-moist, then only you will get that scratching effect. Non funziona questo effetto di scratch, diciamo di graffio sulla carta, non riesce ad estrarre bene il colore, a togliere bene il colore se il colore è troppo umido. Deve essere lo stato giusto, un po' più asciutto. So timing is always very important when you want to do what so these things you can plan on your layout stage that you want to give sketching where, and so that's why I told that a proper planning will help you to get a beautiful composition. Il tempo è tutto nell'acquarello, lo sapete, e quindi è importante pianificare bene la vostra opera per avere il tempo poi di pensare a cose tipo questo, insomma, ad esempio il momento giusto per fare questi graffi. See, this is just olive green and ultramarine I mixed with warm gray, and I tone it down, and because I just want this soft mid tone, not the darker tone. It's a more mid tone. Ora ha preparato un mid-tone usando il verde oliva e l'ha abbassato aggiungendo dei colori per non farlo essere troppo forte. Vuole appunto una tinta media, non la più scura. It's just the impression of a tree. Yeah. Vuole aggiungere solo l'impressione di un albero. I think it's dry. So when it's completely dry, I start with the highlights. Una volta che è completamente asciutto il lato sinistro, iniziamo con le luci e le ombre. I mix burnt sienna and royal blue
Sepia, separately. Terra di siena bruciata, Royal Blue e Seppia. Yeah, and sepia and warm grey. E Warm Grey. Grey. Okay. E grigio caldo. Yes, and using this small round brush for the highlight. Questa è una parte calligrafica, sta estraendo il soggetto utilizzando appunto questa tinta scura. Anche notate sempre come spezza le linee, sono tutti praticamente tocchi, pennellate molto, molto calligrafiche per estrarre appunto il soggetto. Some broken lines here and there I add just to create the drape. Okay. Ok. Sempre linee rotte. So I just use sepia and warm grey simultaneously. Notate come ha estratto al negativo alcuni elementi del davanzale, di quel davanzale lì, e come ha estratto anche le colonne. Quell'elemento architetturale, architettonico, insomma, che rimanda chiaramente ai palazzi veneziani. This dark is the burnt sienna and French ultramarine. Sempre terra di siena, il mix è un po' anche quello che uso sempre anch'io, terra di siena bruciata e French ultramarine, blu oltremare. Sta aggiungendo delle ombre sotto gli scuri, se vedete sempre nella direzione del sole. Ha aggiunto anche un elemento orizzontale lì sul lato dell'edificio e ne ha fatto poi l'ombra. Questo gioco di ombre oblique le dà molto, aggiunge dimensionalità, insomma dimensione all'edificio. See how I get the shapes, impression of the shapes. Just some lines, touch-up lines. Questa è come lei dà appunto questa impressione delle ombre. Aggiunge anche, vedete,
col pennello sempre secco, col pennello diciamo col colore abbastanza secco, aggiunge anche degli elementi grafici. But ensure always that whatever the strokes you add, that stroke should be very systematic and should be match with the background. So otherwise your rhythm of the painting will break. È molto importante che le vostre pennellate siano sistematicamente, siano simili, sono fatte sempre nello stesso modo, perché questo aggiunge ritmo al dipinto. Sorry, Sanghamitra, they asked me the number of the dimension, the number of this brush you're using This for small details. one? This Yeah. small one? Yeah, I Number? think it's number one. Number one, but this is a mop? Round. No, it's a round one. Round one, ok. This is round from Tintoretto. Ah, Tintoretto. Yeah. È proprio l'uno dei pennelli tondi Tintoretto, Giovanna. Yeah. I think Tintoretto brand is from your place. Yeah. Right? Yeah. I think so. Tintoretto is from Italy. I think, Yeah, that's also. why. Actually, it's my gift from my last demo, what I gave in Fabriano watercolor event organized in India. Yeah. I do a demonstration and they gave me this as a gift. Okay. Yes. Yeah, they are Very nice. nice. Lei l'ultima volta le hanno regalato questo pennello quando ha fatto la dimostrazione a Fabriano in acquerello, ormai 2 anni fa, perché 1 anno e mezzo fa. Di più, quasi 2. So the most of the color that I'm using here for the highlights all are cream consistency, because the water is very less and I need this dry brush effect. So that's why I use less water, more color. È tutto, la consistenza del colore che sta usando è cremoso e il pennello è asciutto. In questo momento lei sta usando queste pennellate ruvide per rendere questo effetto. Insomma. Those are my favorite brush strokes. See, almost I'm done with this billing. I'm not giving much detail. Ok, quasi praticamente fatto questo edificio, non aggiungerà altri dettagli. Just a scarlet I add with that Payne's gray to get this dark tone. Sto aggiungendo questi elementi con il Payne's Gray. With scarlet. With Scarlet. Yeah. That, as the shadow is reddish because the roof color is little orange reddish. That's why the so whenever the color you apply, you should be very logical. So because the shadow color is also should be matched with the object. Yeah. Dice ha aggiunto il rosso scarlatto al Payne's Gray per fare quest'ombra, perché chiaramente è un'ombra comunque che dentro contiene la luce, il colore del tetto che è molto rosso,
quindi dice è importante che le ombre quando le creiate siano sempre in funzione dell'oggetto che stanno ombreggiando, insomma, di cui sono ombra. Just adding some more depth on the distant building, just gray colors, that warm gray and royal blue together, just to create the depth. Sta aggiungendo un po' di colore a questi edifici in lontananza utilizzando un grigio, i colori tendenti al grigio, per dare più idea della distanza. È tutto molto loose. Yeah, you have to be very loose. Style is loose. Loose in italiano come lo tradurresti, Charlotte? Poco definito? Sciolto. Sciolto. Molto sciolto. È difficile perché poi non rende così bene come la parola loose. Perché onomatopea c'è proprio loose. Loose. Thank you. So what you have told, Marco? I said in English, the word is onomatopoeic. It's like the sounds like what it is. Loose. Okay. Loose. Loose. Yeah. You have to know, Sanghamitra, Charlotte is our what? What? Mother tongue English. Esatto. Is the only right English speaker in this conversation. Okay, only English speaker. No, but Marco's doing very, very well. Yeah, he speaks very well. No, he's doing very, very well. Yeah. Helping everyone, and That's language should not be a barrier, right? Yeah. But that's it. Perfect. Yeah. I agree. Because we all are connected through watercolor. Yes, Yeah. watercolor is our language. The common Yes, language is that's watercolor. Common Perfect. language. Yes. Sì, stiamo dicendo che è difficile abbattere la barriera linguistica, ovviamente anche con artisti stranieri e quindi la traduzione è importante, ma il nostro linguaggio comune alla fine è l'acquerello. So now adding some color on these three tiny boards, and I will be adding a little bright colors on it, because these are the small objects that tell the story of my composition. So this is just your strategy where you are going to add bright color, where a dull color. It's all about your strategy. Questa ora andrà a colorare queste 3 barche con dei colori luminosi, chiari, luminosi, e questa è la sua strategia della composizione per questi 3 piccoli elementi, insomma. It's a turquoise, and it's very Turquoise. high pigment. Yeah, this color actually from Mission Gold, Misello Mission Gold. Ah, ok. Another good pigments. Yeah. Yellow Mission Gold. I really love to paint boats. So I always, yes, I always select those photographs which have at least 1 or 2 boats. Yeah. Ok. Ama molto dipingere le barche, quindi cerca sempre foto, cerca di fare foto in cui ci siano sempre delle barche per poterle aggiungere alla composizione. Yeah. If you follow my Insta, you can see most of the painting I paint, the boat paintings. Yeah, Most I of know. the subjects. I know. Se guardate i suoi dipinti su Instagram noterete che quasi tutti i suoi dipinti contengono delle barche.
Interessante la tecnica come applica il colore al riflesso delle barche. Da rivedere con calma, secondo me. Perché I visited Venice once in 2019, and I found it's an amazing place. Really, each and every corner is for the plein air. yeah, Yes. every corner. We Yeah. we know very well Venice. It's 40 kilometers from here. Yes, you told yes that day that you Okay, can okay. cycling. You go by cycling. Yeah, I can go by cycling. Yeah, exactly. To Chioggia, last summer It's I actually a went. queen. Actually a queen. Really. Yeah, I really love this place. I studied in Venice, so I know very well Venice. We have how much time, Marco, Yeah, left for us? no problem. No problem? Okay. No problem. Okay. So now I just put some highlights on this dark buildings. Yeah. And these are the almost I'm in the final stage. Some figures I add, and I'll be adding directly the colors, and almost Yeah. the second tone almost done. Okay. Okay. Sta aggiungendo dettagli al palazzo di destra. Marco, did you identify this? Which is where is the place of this? When I paint the way. I don't know. I have to do a search to know. Actually, I got this photo reference from Pinterest, and I really love this the view and all. So I thought, let's do the demo on this painting. Benissimo. Vediamo. I'm doing a search this moment. Villa Foscari. Okay. It's Villa Foscari. Villa Foscari. Foscari. It's an unusual facade onto a narrow canal. No, because elaborate facades like that usually on the Grand Canal or a wider canal. Maybe a red cloth is hanging from this side, and another thing is to add this red just to attract some eyes, viewer's eye to this side. Yeah. Okay, so that is the strategy. So I just add because the red color frequency is very high, most high. So that's why I add a color red on the darker side. Perfetto. So, it's funny. The strategy. Ha aggiunto questo colpo rosso sulla destra per attirare l'occhio.
e strategia. These things actually develop of your own when you practice more and more. No? So you can't copy anyone. You can follow from masters. So many masters videos are available and on YouTube. And as Marco did this wonderful job, many artists came and teach you. So, but the one thing is, I always suggest that if you don't practice regularly, you can't reach that level. You can't. Yeah. You never be. Sì, ci sono molti maestri da cui seguire e queste strategie sono utilizzate anche da molti maestri. Se non fate molta pratica, ci vuole pratica per... So just lines to imply the windows and all. Now I am using some Chinese white. Usa il bianco di Cina. Thick color of sepia and Payne's gray, almost no water. Molto secco. Ha aggiunto una lampada, un lampione. Just mixture of that brown and bit of scarlet I add with this mixture. L'ha fatto sempre un mix con lo Scarlet, sempre per mantenere la tinta del tetto. Now I'm using this rigger brush. This is a number 6 rigger. Okay. These Ora are good liner. Yeah. I rigger 6 con una bella punta. Still, I need to dry this surface.
I completely dry. Ok. The same sepia and banshana mixture. See, I leaving this white because this is, I think, it's a very unique style of the Venice bridges that it has a white border Yeah. and it looks very elegant. So Yeah. I preserve the paper white. Perfetto. Ha mantenuto quella carta bianca apposta perché le piace molto questo stile tipico dei ponti veneziani che hanno il bordo bianco molto elegante. Siamo in una fase quasi totalmente calligrafica, adesso sta proprio estraendo il dipinto finale. This is a Chinese white. Sempre bianco di Cina per aggiungere eventuali bianchi che ha perso durante la lavatura. Then start paint these 3 small figures, starting to paint with the face. Queste 3 figure inizia a dipingerle dalla faccia. Use that permanent red, permanent orange and scarlet together. Usa un arancione permanente e scarlet perché le vuole far uscire molto come elemento. Any color you can use. This is just, I use this turquoise blue and paint scrape together. The impression of the figure, but figure's proportion should be perfect. Ok, è un'impressione delle persone che ci sono, ma è importante che le proporzioni siano corrette. Sanghamitra, you have a drop. Hello? You have a drop in the water. Okay. Okay. Yes, no issue, no issue. I have a tissue. Yeah, perfect. Yes. So that's sometimes I see these things happen. So Yeah, don't I know. worry. Cool. I Can know, handle. I know. Yeah. I know. Yeah. So these are the small figures. I prefer to add brighter color for these small figures. It actually creates the drama and the life in your composition. Preferisci usare colori abbastanza luminosi quando aggiunge queste figure? I suggest you all to practice these small figures separately, because if you don't practice, you can't get the perfect shape and all. So it's very important. Actually, they play actually very important role in your composition. So the figures proportion should be very perfect. So that's why I suggest you all to practice it separately. Not always you have to do the full painting, but these small figures you can practice. Dice, consiglio di fare molta pratica sul
soprattutto per chi volesse appunto dipingere paesaggi urbani o comunque con delle persone, fare molta pratica separatamente di questi personaggi, di queste figure, e non infilarsi sempre a farle quando abbiamo fatto una grande opera e ci troviamo lì a dover fare 2 figure. Quindi consiglia di fare sempre pratica. Mm. So most of the participants are from Italy, Marco? Yeah, all of the participants are from Italy except for Charlotte. But I live here. Yeah. Olivia. Really I live near here. me. I Very think. near. Very near. Okay. Yeah. So just more highlights to define the shape. Okay. Actually, I did not only define the shape, just rather also to create the depth, increase the depth and the heaviness of the building, of the architecture. If the overall tone is same, you can't get the weight, you can't get the idea of the weight of this architecture. So that's why I adding more little thicker color on the bottom. Ok. Aggiunge queste luci, scurisce queste parti, scusate, queste ombre, per rendere meglio l'idea della dimensione di questa architettura, di questo palazzo, e soprattutto del peso, cioè della sua struttura. Non dappertutto, per non cadere nel I forget this boat actually. appiattirlo. Some vertical lines. Aggiunge alcune linee verticali, i pali di prima, ricordate? Just a bunch and Payne's gray mixture. And I'm not very specific. See how I did this very loosely. I did. Okay. So don't draw any hard lines. Ok, sono sempre linee spezzate, linee molto impressione di pali. Ecco. Some darks. Ancora un po' di scuri.
what I did here, I found this line is very hard. So I just spray the area first and use this Heck brush to blend with the water, with the Ok. background. Le sembrava troppo rigida quella linea, troppo forte, quindi ha utilizzato poi lo spruzzino e il pennello Hike per sfumarla con il resto dello sfondo, insomma. Very nice. Thank you. So almost done. Just a touch up. And one vital decision is in the painting where you are need to stop, because somewhere you have to stop. Because we tend to do a lot of things. This is not good. No, this is also not good. So you have to be very specific where you should stop your painting. Yeah, I know. Another big problem. Yeah, a big problem for all of us. Not only amateurs or intermediate, but for the professional as well. Yeah. And I found it very problematic. Dobbiamo sapere quando fermarci, perché è un classico problema voler aggiungere di continuo, ed è un problema sia per i pittori alle prime armi che per gli esperti, ma i maestri esperti, sapere quando fermarsi. Some touch-ups. These are not highlights, these are just touch-ups. Alcuni tocchi per aggiungere degli scuri, dei punti scuri. It's a dry, almost dry color, Bunchian and olive green. Terra di siena bruciata e verde oliva. Sta creando un po' di struttura ulteriore. I love this green effect you're adding. You. Nice.
just to define the shape. Sta definendo meglio, scusate, alcune forme. And the figures that catches the light of sun Their shoulders. on the shoulder. On the shoulder. Il tipico metodo per rendere la luce sulle persone che camminano, per renderne un po' la struttura, anche in questo caso, è aggiungere dei colpi di luce sulle spalle, sopra la testa delle persone che camminano. Wow. It's coming out. See, these lines are our guiding lines. These lines. Yeah. Yeah, no? Fence is another guiding line. Fence. Lo steccato, diciamo, lo steccato in metallo che c'è tipicamente sulle strade veneziane potrebbe essere usato come una linea guida per muovere l'occhio. Infatti, se vedete, l'occhio si è attirato da quelle linee verso il centro dell'opera. I think I should stop somewhere. Okay. No, I just need add some small birds. I really love to add them. Actually, birds actually connect sky with the rest of the objects. Okay. Yeah. So let's add some small birds around this building. So it's done. Nice. Yeah. I'm taking some screenshots. Yes. So then we can post it to Instagram, in Instagram. After the workshop, you have to send to me this photo. Yeah, definitely I will send the photo. Okay. I'm on a proper alignment. I just need to add the signature. Okay, yeah. Even the placing of your signature also create the balance in your composition. Yeah, so, it's true. Yeah. It's true. So you should have some strategy where you should add your signature. And I add my signature on the left side. I thought it's quite lighter portion. It's a darker, so I don't add here. I will add here. Let me dry. Anche aggiungere la firma può essere parte della composizione per aggiungere, insomma, bilanciare la composizione. Quindi dice aggiungerà la firma, la sua firma sulla sinistra nella zona più chiara. Yeah. Nice. Ciao Paola, alla prossima. Buona domenica. Ciao Ilaria. Marco, can you hear me? Yeah. Yeah, okay, yeah. I was just saying bye-bye to someone that have to go. Sorry? Ilaria and Paola have to go, I think, to have lunch. To go. Yeah, no need to go. Okay, no problem. No problem. So, did you enjoy my demo? Yeah. Yes. It's wonderful. Very good. Thank you. And this way, I really love to play with the light and shadow. And this is
I think it's my strategy. So I choose that kind of subjects which has that contrast. It's really nice. Lei ama molto questo contrasto tra la luce e il colore, ed è per quello che ha scelto, tra la luce e l'ombra, scusatemi, ed è per questo che ha scelto questo soggetto. Poi, secondo me, lei aggiunge molto questo tocco colorato, molto, molto vivo ai suoi soggetti, sono molto vivi. I think your subject contains a lot of life. Exactly so. I really love to tell stories through my painting. Yeah. Yeah. It's the right way. Yeah, thank you. Any question from the participants? Yeah, I'm allora, free to avete qualche answer. domanda? Volete farci vedere qualche acquerello prima di andare via? Qualcosina? Se avete qualcosa da chiedere a Sanghamitra, siamo qui. Mi dite e io vi smutate e io vi metto in... Marco, ti saluto, sono Rosalba. Ciao Devo andare Rosalba. via. Ti ringrazio, è stata bellissima e grazie a Dio abbiamo la registrazione. Esatto. Io Concordo. non l'ho finito ovviamente. Non era mica facile star dietro, anche perché... No, sono stata dietro più che ho potuto, però va bene, bello lo stesso. Ringrazio la ragazza, bellissima e bravissima. Grazie, grazie. Ciao a tutti, buona Ciao, buona domenica. giornata. Marco, scusa. Sì, dimmi. Sono Graziella, posso farvelo vedere? Assolutamente, Graziella, ti Io metto ci ho in... provato, Wow! Oh my goodness. This is wonderful. Che Wonderful. bello! Thanks. Guarda. Really, Marco, would you please share the photos, painting photos of my participants? I would love to see them. Okay. Ok. Yeah. Mandateci il vostro lavoro sulla mail di Onda Creativa, mandatemelo che così glielo giro a Sanghamitra che ci tiene a vederli fotografati. Molto bello comunque, veramente molto Grazie. bello. Comunque Gran colpo. veramente riuscire a liberarsi, e le pennellate che da lei aiutano tantissimo a, come dicevi tu Marco, ad essere dinamici, veloci e come viene, diciamo. Vero? Quello è l'importante, quello è l'arte, se no è tutto rigido, no? Grazie. Qualcun altro? Giovanna, ti vedo, arrivo. This is mine. I am beginner, so Stai iniziando. it's not completed Perfect. yet because it's not completed yet because then I prefer to follow you instead of painting. I will repeat it. I will complete and I will repeat it. Definitely. Please, after completing your painting, please send to Marco. I'm really want to see the finished painting. Okay? Love to see them. Very good job. Sanghamitra, you are wonderful, really. Thank you I appreciate so much. it very much. Thank you so much. Grazie Giovanna, grazie, brava. Diglielo. Grazie. Alfredo, siamo da te. Ciao. Wow. Spostalo un po' This is indietro. another wonderful. Nice. Io non ho inserito persone. I'm not able to draw people, so no people on my bridge. No people on the bridge. Oh, maybe it's a curfew, no? It's a Corona time. It's a curfew in Italy. Molto bello però. Molto bello. Grazie. Interessante No, anche we should I just suggest you to add more darkness or more depth on the darker side, the right side. Then più ombra then sul lato scuro, giusto? Esatto. Then your left building will be more brighter. Esatto. Then your left building will be more brighter. When you add some more dark, this part will be more bright. Okay, thank you very much. Yes, Esatto. welcome. Grazie. Qualcun altro? Chi c'è? Concetta? Arrivo? Ciao. Ciao, io senza alcuna vergogna, without any shame. This is so cute. This is so adorable. Very nice, very nice. Thank È veramente Very nice. sketch. Yes. Yeah, very nice. Very easy for me. Thank you. Yeah. Grazie Concetta. Grazie a voi. Qualcun altro? Gabriele, Giovanna abbiamo già visto, Rossella, Bruna. Se qualcun altro vuole farmi vedere qualcosa mi dica.
se vuoi il mio, però mi sono un po' persa. Arrivo Elisa, arrivo. Arrivo, vediamo se riesco a metterti in... Perché non ti vedo adesso? Scusami, aspetta che ci cerco. Eccoti qua. Ci Eccoti sei? Elisa. Sì. Mamma. This is Allora, very vibrant. This is ho un very foglio vibrant. piccolissimo, È un foglio più piccolo di una 4, quindi mi sono persa. Ah, l'hai fatto un po' troppo in piccolo, dici. Però è Sì, potente. quindi qua mi sono persa. What happened, Marco? She used a small paper, so Okay. she thinks she got lost. She have lost Okay. her way. No issue, no problem. Try another time. Non c'è nessun problema. Comunque, Elisa, mandami la foto, così la mando. Di quello che rifarò. Ok. She will retry the painting and then send me a photo. Yeah, definitely. Chi altro c'è? Qualcun altro? La salutiamo? Se qualcun altro vuole condividere, se no la salutiamo, la lasciamo andare. Se avete domande. Ok. We have not yet finished, but because I changed my role, so I finish tomorrow. You will finish it tomorrow? Ah, Yeah. Gianna, ok. No issue, no problem. So it's Okay. yet not finished. It's No, yet it's time. not finished Yes. because I had no time. I have to do something else. Okay, thank you very Yeah, much. yeah, You you're- are a smile and beautiful painter. Thank you so much. Grazie Gianna. Nice to Grazie. meet you. Anche Yeah, Rossella. same here. Nice to meet Grazie you Ross. too. Rossella wrote thank you very very much in the chat. Yeah. Eccomi qua. Io non ho dipinto, ho preferito seguire Seguire. ed è stato molto molto utile per me vedere proprio la scelta, la cura, la tempistica, cosa prima, cosa dopo. Quindi grazie. Grazie Ross per aver partecipato. Shanga. Scusate, ho dato una mano di colore perché volevo farvelo vedere. L'ho Vediamo. scurito rapidamente, sì. Ok. Va meglio? Hai scurito un po' la parte di destra. Sì. Ancora di più. This is wonderful. You people captured the light nicely. All of them. Perfect. Adesso I'm l'hai really l'hai happy. presa. Perfect. Grazie. Yeah. Sanghamitra, thank you. Yes, Marco. You are very welcome. nice. Thank you so much. super painter, and we are very happy. Thank you Thank so you much, very Marco. much. I'm same here. I'm also very happy to meet you all. And after seeing all your painting, it's really satisfying that I can give some lesson to you. And it's a reciprocal thing. I'm not a teacher, and your student doesn't not. Learning always a both way. So I'm really happy. And Marco, you are a wonderful person, and it's nice to be your part of your organization. I'm really happy. Thank you. We are really happy also. And looking forward for more. We can meet again, and hopefully. We'll wait for another call from me in some months. Thank you so much. Thank you very much. Very, very interesting. Yeah. And I think this time my studio yet not finished, and hopefully after 2 to 3 months I can make my own. Here it is, my under construction, so it's not hanging. Some of the painting I just put on my background. So I will just ask you to follow my Instagram so that you can get my updates, because I'm very active in Instagram. Yeah. So I'll be happy if you follow my profile, and thank you so much. Yeah, thank you too. Seguite il suo account su Instagram perché è molto attiva e così vedremo le sue evoluzioni e insomma lei dipinge veramente molto, quindi ve lo consiglio. Grazie Charlotte per il bravo. Bye bye. Grazie a te.
Bye. Bye, Sanghamitra. Bye. Ciao a tutti, grazie. Thank you, ciao a Thank you for tutti. the explanation. Bye. Thank you for Bye. the theoretical Yes, explanation. Bye. Bye. Thank you. Bye bye.